Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un qualcosa di molto ignorante, suggerito dagli amici su Instagram di suggerito dagli amici di SVQRub. Non riuscirò mai a dirlo, mi dispiace, però grazie per l'idea, perché è da un po' che leggo delle cose che, ragazzi, ci sono opinioni diverse, come dire, ci sono mille pensieri che uno può avere, ma qui stiamo rasentando la pazzia totale. Quindi ho raccolto un po' il meglio del peggio in questo ultimo mese di gare, commenti sotto i miei video e tutto il resto, e andiamo a fare una bella reaction, perché non vi dico niente, ma cioè aiuto! Sigla e andiamo a perdere un po' di quoziente intellettivo insieme. Ragazzi, qui si parte con il botto, perché leggendolo io ho perso veramente almeno 20 punti di qui. Ve lo dico subito. Mi dispiace anche dirlo che Facebook è un paradiso per queste cose, perché è il primo social che è stato creato più o meno, è dove si sono raggruppati veramente tutti e c'è proprio il peggio del peggio del peggio. Vabbè, comunque, il nostro caro Roberto ci dice: carissima Yamaha, sono yamachista della prima ora. Ora mi auguro che tutti gli yamachisti valentiniana vi boicottino come voi fate con Valentino. Ok. Non posso credere che anche oggi nel primo posto ci siano 3 Yamaha, 2 non ufficiali e una no. E quella no sia quella di Valentino. Un campione che ha sempre avuto il guizzo nel sistemare la moto nel warm-up. No, non può averlo scritto così. Warm-up. Warm-up. Cosa? Niente, ho già avuto quasi un infarto. Ok. Quello che vi ha fatto vincere tutto e di più. Quello che vi ha dato l'immagine per la persona solare, allegra e vicina al popolo del MotoGP. Quello che vi ha aiutato a sviluppare tutte le vostre moto, sia per noi utenti che piloti Yamaha. Spero, mi auguro che siate boicottati. Scusate lo sfogo, ma non credo nemmeno un millisecondo Valentino abbia perso grinta, mezzo secondo in più degli altri e il coraggio. Che dire... No, mi stavo chiedendo, ma di che cazzo state parlando? E la cosa bella è che questa prima perla non è nulla in confronto a quello che andremo ad affrontare. Quindi, continuiamo. Altro commento su Facebook, sotto un articolo dell'ultima gara, appunto su Vale. Secondo me si è buttato di proposito. Anche in un'altra gara che non era tra i primi 10, puntualmente è caduto. Non so perché, ma ho la sensazione che lo faccia di proposito. Vale, io sono sempre stato con te. Hai regalato anni bellissimi e molto importanti al motociclismo. Ti ammiro perché a quasi 41 anni non vuoi mollare. Ma mi sa tanto che è arrivato il momento. Ti prego, non puoi continuare così, molla Vale. Sai che lei è un enorme cretino, dottor Cernali? Come darle torto, direi squallido cretino. Ah, ecco. Curva, ma sì dai. Tiriamo sto freno che facciamo sta anteriorata a 180 all'ora che tanto al massimo mi spacco una gamba. Dopo MotoGP passiamo un po' a qualche disagio sotto ai miei video. Questo è un commento sotto ai 2 video che avevo fatto sullo stile di guida, come si fanno le traiettorie, appunto trick, non trick e tutto il resto. Quindi dei video proprio stra classici di tecnica di guida, cioè neanche attaccabili, nel senso che uno vuole rompere le palle perché dici che Valentino non va forte, quindi c'è il valentiniano che ti rompe le palle, o viceversa, dici che Lorenzo ha fatto una cazzata e ti ammazzano i tifosi di Lorenzo. Cioè una roba stralineare. Si deve guidare pulito e basta, non fate i pagliacci a fare i fenomeni, bisogna andare veloce e puliti. Io sono un grande campione, a questo Luca Salvadori gli do un giro in 20 minuti di sessione prove. Niente. Sempre questo caro nostro amico, che probabilmente si era affezionato ed era ai primi video che vedeva, è passato al video dopo, sempre sulle tecniche di guida, e ci illumina con una sua disamina su come bisogna sfruttare il telaio. Voi direte, che cazzo vuol dire? Adesso lo dico. Guidi troppo in trazione, così in gara consumi troppo le gomme. Non puoi andare bene per fare un giro veloce, ma nella gestione gara non ci siamo.
mi sa che non siamo anche nella grammatica, ma vabbè. Devi guidare più di telaio che di trazione. Devi guidare più di telaio che di trazione. Cosa cazzo vuol dire? Tra il pietrapioco come se fosse antenni con la supercazzola brevaturata, con lo scapellamento a destra. Bene, se voi avete un'idea di cosa vuol dire guidare più di telaio che di trazione, vi aspetto qui sotto nei commenti, perché nella mia abbastanza lunga esperienza in moto non so cosa voglia dire. E questi sono quelli che preferisco: rapidi, concisi, precisi. Sei peggio di un dito in culo. Non si può biasimare. Ma, non ve l'ho detto, il video era quello sul discorso dell'ultima gara MotoGP su Valentino, 2 dita, 3 dita, eccetera, eccetera. Ma la cosa bella di questi personaggi è che il pensare che si guardano il mio video, perdono del tempo per tirare fuori le loro ditine nelle loro camerette o a scrivere un commento, e niente, mi fa godere 3 volte. E adesso, ragazzi, arriviamo al momento Instagram, con i vari direct che mi arrivano, sempre un piacere per qualcuno, e invece qualcun altro, insomma, come vedete adesso, un po' meno. Ciao, stavo guardando il video dove tu dici che gente che correva 50-60 anni fa, niente, volevo scusami, ma spari delle cazzate. Secondo te tutti sono contro il povero Valentino? No, assolutamente no. È da 10 anni che non vince più tutto qua, e secondo me ha fatto senza H. Il mio cervello legge con l'H perché qui vanno proprio come acqua fresca. Ha fatto la sua bella carriera e ora deve lasciare spazio ai giovani. Oh no, io ti guardavo quando correvi con l'Aprigliona, tutto così. Sei in gamba, ma per favore basta con Valentino, scusa per il poema, buon inizio di settimana. Punto 1, si confonde molto probabilmente con Savadori, quindi grande esperto di motociclismo. Seconda cosa, mi fa venire come parte a sparare a zero e poi diventa tipo carino e coccoloso come i pinguini di Madagascar. Carini e coccolosi, ragazzi, carini e coccolosi. Ok ragazzi, qui tenetevi forte, molto forte, perché è un po' complicato. Il video al quale si riferisce è quello sulla Formula 1 di qualche mese fa. Tu sai che i piloti siete furbi. La Ferrari gira 10x più veloce, Vettel era sotto pressione, ha sbagliato e ha subito cercato di chiudere. È furbo, lo farebbero tutti i piloti, ma era una furbata che non gli è riuscita. Per me, punto, se non c'era il muro lo sorpassa. The prophecy is true. Wow, meglio di una montagna russa, cioè mi ha ubriacato praticamente. E subito dietro vi lancio un grande classico, video sempre sul discorso delle 2-3 dita di Valentino. Ma stai zitto che difendi Valentino che non ha mai, vabbè, ormai le H sono praticamente come un 2 di picche, non valgono nulla. Con piloti forti è sempre stato da metà classifica e molto scarso come collaudatore. Ha voglia a cambiare tecnica di guida, ma stai a casa. Qui è morto il motociclismo ed è morta anche la grammatica italiana, come dopo tutto è stata massacrata in questo video, purtroppo, mi dispiace, ma è così, ragazzi, è così, bisogna tenere duro, ma ci siamo quasi, resistete. Proseguiamo con questo commento che era sotto al video dove appunto raccontavo il mio problema di salute e che appunto dovevo interrompere, stavo male, eccetera eccetera. E questo fa capire molte cose. Se per te, con l'accento, la vita è dura, io ho senza H 2 bambini, uno di 4, l'altro di 5 anni, sono disoccupato e non so come campare, quindi smetti di fare le facce. Questo l'ho voluto buttare dentro anche se non è un discorso molto disagiato, ma anzi è un discorso abbastanza serio, perché è inutile che esprimi disappunto e odio verso un'altra persona che comunque ha altri problemi magari meno gravi o più gravi dei tuoi, cercando un po' di giovamento, perché la verità è che rimarrai sempre più incazzato al posto che sfruttare quella tua rabbia che hai per avere una rivalsa e per fare qualcosa di utile. Allo stesso modo un bambino africano che non è che non può arrivare alla fine del mese, ma anzi fa fatica ad arrivare alla fine della giornata perché non può mangiare nulla, potrebbe dirti che tu stai molto meglio di lui. Quindi ognuno deve vedere la propria situazione con occhi critici ed evitare di sfogarsi su altri, che non serve
assolutamente a nulla. Bene, questa rubrica sul meglio del peggio dell'internet è finito. Se anche voi come me avete perso 3 voti in italiano leggendo questi commenti / risposte, e soprattutto se siete ancora tra noi, perché io mi sento quasi ubriaco, devo essere sincero, fatemi sapere cosa ne pensate. Come al solito gas, e ci vediamo al prossimo video.